continua la collaborazione fra Robert Oster e Stile. In questo caso c'è un inchiostro in edizione speciale dedicato al Fountain Pen Day del Tempest Sky, un inchiostro sparkling perché è scintillante. Andiamolo a scoprire. Il calamaio è quello tipico degli inchiostri Robert Oster, sul quale sapete che egli stesso taglia corto, in plastica, in resina, chiamatela come volete. È un calamaio semplice, ma a me, da buon australiano, dice lui, interessa il contenuto. Allora ricordatevi, quando si tratta di inchiostri come questi, di andarli ad agitare prima dell'uso. Vedete, tutta la componente dei brillantini è ferma lì e depositata lì, quindi vanno proprio scrollati, agitati, affinché si possa mescolare anche questa parte che va purtroppo a creare un residuo. Se ci sono troppe bollicine, aspettate un attimo, magari con qualcosa di inerte, un pennino in vetro, andate un pochettino a girarle per farle sparire, perché altrimenti non pescate l'inchiostro, ma una miscela di aria e inchiostro, e non va bene assolutamente. Il pigmento è realmente sottile e si fatica a vederlo. Per questo sto utilizzando un pennino abbastanza largo. E poi un'altra cosa, Tempest Sky, un'altra cosa che ora vi dico subito, Robert Oster, è che essendo così sottile, così fine questo sparkling, questo scintillio, tende ad andare ad accumularsi sulla punta del pennino quando la penna è giù, e quindi avrete un immediato riversamento di questo scintillio che poi però decade un po' presto perché è tutto lì. Non è facile da utilizzare, quasi quasi consiglierei di farlo addirittura ad intinzione, rimescolando, con l'avvertenza di agitare spesso la boccettina e andando ad intingere, perché ho scoperto che riesco ad ottenerlo meglio così, questo tipo di scintillio omogeneo, piuttosto che quando lo andiamo a mettere nel fusto. Infatti vedete, ce n'è davvero poco perché ne ho caricato il minimo indispensabile, perché comunque i brillantini, essendo parte più solida, anche se io vado ad agitare la penna, comunque tendono ad accumularsi nelle parti, nelle giunzioni, nelle giunture, a densarsi comunque sul pennino, e insomma il risultato dal punto di vista visivo non è poi così gratificante, addensato e concentrato in alcuni punti rispetto ad altri. Fountain Pen Day. La tinta è centrata perché ricorda davvero la neve, la giornata di neve, quando fa quella tempesta di neve, però sempre docile, insomma non cattiva. Sembra proprio quella neve che si addensa sui tetti, che si addensa, io che vado spesso in montagna, sui capitelli. È proprio quel colore lì, mi ricorda alcuni inchiostri, sebbene questo, rispetto per esempio al Gris de Pain, abbia questo richiamo all'azzurro, al celeste più che all'azzurro, molto più ostentato rispetto ad altri inchiostri. Il tempo di aver scritto quello che ho fatto, e guardate come si è già depositato tutto sul fondo, precipita molto velocemente. Questo è l'unico appunto che dovete tenere presente quando lo utilizzate, che quindi va sempre rimescolato, agitato, e comunque meglio ricaricare la penna in maniera continua per ottenere questi brillantini che siano omogeneamente distribuiti, tanto più che sono davvero sottili. Provo a farveli vedere. Questi sparkling, questi brillantini sono un po' diversi dagli shimmering di altri inchiostri e vengono depositati insieme al tratto. Ne deriva un inchiostro che ha questa caratteristica piuttosto che un'aggiunta, sembra proprio un tutt'uno.
Ovviamente questa carta non premia molto l'inchiostro, ecco perché lo andiamo a vedere per esempio sulla carta Rhodia. Fra i miei inchiostri non ci sono tinte simili a questo. Il grigio più neutro al quale posso paragonarlo, giusto per metterlo a confronto affinché possiate anche voi farvi un'idea, è il Diamine Grey, che come vedete è molto neutro, non ha questa componente di blu molto desaturato, se vogliamo persino lilla, mentre quello che vi ho citato prima, che è il Callifolio Gris de Pain, ha una sorta di blu quasi di ottanio che lo porta fuori dal grigio neutro, però come vedete è molto più marcato, molto più deciso. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.